parte di Zenga. Subito dopo, però, Baresi abbandona Maradona al suo destino, che è quello di non fallire occasioni come questa. E Di Giordano l'assist, Dieguito stoppa e fulmina Zenga. E Napoli canta. Maradona e meglio Pelé, cantano i tifosi, ma l'Inter riunisce le forze residue e, visto che le punte non passano, scaglia avanti gli uomini delle retrovie. Palo di Mandorlini prima e gol di Collovati poi di testa, ma è fuori gioco. A questo punto l'atmosfera da cattiva diventa cattivissima. Garella viene colpito alla testa da una gragnuola di oggetti, si accende la mischia. Altobelli e Bruscolotti vengono espulsi. Castagnier inserisce Selvaggi. Il Napoli ha ancora un'occasione con Bertoni, ma la battaglia miete una vittima. Buriani si spezza una gamba in un contrasto con Mandorlini, che avverte subito la gravità dell'incidente mettendosi le mani ai capelli. Frattura di tibia e perone, diranno i medici. Quando Bertoni da Tergo spinge Collovati, l'arbitro Longhi non ha esitazioni nel fischiare un rigore che forse il Napoli potrebbe evitare. Bredi non è tipo da emozionarsi e spiazza Garella e i 15.000 napoletani sulle tribune. Manca un quarto d'ora alla fine. Caffarelli, subentrato a Bertoni, ha la palla del raddoppio, ma la sbaglia così. Dal possibile successo napoletano al tentativo di Collovati, che Garella neutralizza alla sua maniera. Un secondo tempo battagliero, è successo un po' di tutto, sei stato anche colpito. Ah beh, se fossi colpito da tutto quello che è accaduto, se fossi stato colpito non sarei qua. Ho preso una bottiglietta sulla fronte, una bottiglietta sulla mandibola e niente. E mi sono alzato e sono andato in porta come se niente fosse successo. E invece ho ancora dovuto prendere da un giocatore dell'Inter e dire che io fomentavo gli almi, assolutamente. Anzi, io devo essere elogiato perché sono ritornato sul campo. Non tutti sarebbero rientrati in porta. E io sono uno di quelli perché io sono uno sportivo vero. Quello dell'Inter che mi ha detto questo non credo che sia uno sportivo vero. Chi è quello dell'Inter? Ah, non so, non li conosco io giocatori dell'Inter. Ecco Castagnier, cosa ha pensato al momento che l'Inter era in svantaggio 1-0 a San Siro contro questo Napoli? Non è la prima volta che gli avversari segnano prima di noi qui a San Siro, quindi è naturale nel gioco del calcio. Quello che è stato importante è la grossissima reazione della squadra e l'aver agguantato il risultato contro una squadra di questo calibro così concentrata. Vedo Castagnier che si è ferito, che è uno zigomo. Che è successo? È arrivato un oggetto dall'alto, non so cosa, ho sentito il colpo, ho sentito così, ho toccato, usciva un po' di sangue, no? Roba da niente. Dopo 39 partite di campionato, qualcosa come 500 falli subiti, Maradona perde la pazienza e reagisce. Giusta l'espulsione. Poi negli spogliatoi commenta così lo scontro con Criscimanni. Mi ha detto che io dovevo pagare per l'intervento di Caranante a Criscimanni. È il primo fallo dell'anno che faccio. Fosse stato così inflessibile il signor Mattei anche in precedenza, non ci sarebbe stata violenza né prima né dopo. Perché il Napoli, in 10 uomini e senza Bagni, Pecci, Celestini, Bruscolotti e Buriani, difende l'1-0 come può. Difende quello stupendo gol che proprio lui, Diego Maradona, realizza con un tocco di tale classe da fare catalogare anche questa punizione tra le più belle mai viste. Il pressing dei giovani napoletani, 9 tra campo e panchina, è valido per 70 minuti ed è supportato da un Garella che, medaglia a parte, alterna le spinte volanti a sicure entrate sulla palla. È un Napoli che fa sorridere Ferlaino tra primo e secondo tempo e stizzire Vinicio, i cui uomini non riescono ad essere temibili come vorrebbe. Anzi, soffrono il contropiede e rischiano. Rischiano addirittura di subire il 2-0 se Mattei vedesse questo fallo da rigore provocato da Brini ai danni di Ferrario. Eppure non era lontano.
Vinicio allora manda in campo un'altra punta e un centrocampista come Zanone dal Fiume e i friulani diventano più pericolosi, prima con Barbadiglio e poi con Criscimanni che, libero dalle consegne di marcare Maradona, si sbizzarrisce in tiri dalla media distanza. Vinicio, ex napoletano e quindi scaramantico, accende una sigaretta e il pareggio viene sfiorato, ma il palo dice no allo spunto di Carnevale. All'ennesimo centro, e questa volta di Dal Fiume, Galparoli entra bene di testa ed agguanta il pareggio. Mancano 11 minuti al termine, soltanto così si placa la tensione in campo. Moderata soddisfazione da una parte, visi scuri dall'altra, al fischio di chiusura. Già si pensa al caso Maradona, negli spogliatoi i primi giudizi. Ma bisogna vedere com'è stata la situazione del fallo, perché quando uno entra sul ginocchio di un giocatore, questo è già un ginocchio malandato, dove si tira dietro un sacco di sofferenze e gli dicono ti spacco le gambe e poi ti do sul ginocchio, ha una reazione che non si dovrebbe mai fare, però umanamente si può anche capire, anche se comunque non si deve mai in assoluto fare. Un primo tempo opaco con grandi sgroppate a tutto campo ma nessuna conclusione a rete. Unico brivido dei primi 45 minuti di gioco, un calcio di punizione di Maradona per Bagni che costringe Paradisi a salvarsi con i piedi. E passiamo subito al secondo tempo, precisamente al 10° minuto, quando Pecci vede Ferrario libero. Effettua il passaggio ma Borgonovo con un guizzo intercetta, si porta al limite dell'area e tira a rete. Renica si allunga e tocca la palla che scavalca Garella, 1-0. A questo punto il Napoli è costretto a gettarsi in avanti. Entra Vaiano per Caffarelli, che al 13° manca di poco il bersaglio. Alla mezz'ora la difesa lariana ha il suo bel da fare per arginare la pressione dei napoletani, pericolosi prima con Giordano che viene anticipato. Poi Vaiano riesce a servire bene in area a Maradona, il cui insidioso tiro finale è neutralizzato da Paradisi. Dirseo cade in area e vorrebbe il rigore, ma si prosegue. Un minuto dopo rete annullata al Napoli per fuorigioco. Al 33° su corta respinta di Paradisi, Vaiano non riesce a controllare la palla e sciupa così una buona occasione. Ed eccoci al 36°. Maradona entra in area e cade. Stavolta è il rigore. Rivediamo l'azione al rallentatore. Maradona sembra aver superato lo sbarramento difensivo, ma forse Bruno lo spinge con la mano destra e il piede sinistro di Maradona è urtato dal destro del difensore lariano. Per Paparesta è rigore. Rigore che puntualmente l'argentino trasforma. E sull'1-1 la partita si chiude senza ulteriori emozioni. Per 20 minuti il Napoli è stato letteralmente chiuso in difesa. Brighel, Di Gennaro, Sacchetti hanno bloccato le fonti del gioco ospite, costruendo un'azione offensiva continua e massiccia. L'ex Garella ha sofferto in più di un'occasione. La rete arriva su un'azione combinata Ferroni-Sacchetti. Il tiro del centrocampista mette assieme potenza e precisione. Alla mezz'ora la prima di una lunga serie di contestazioni. Maradona realizza su punizione, ma l'arbitro non avrebbe fischiato. Bianchi parla di situazioni strane. Se dovessi dire quello che penso non farei più l'allenatore, ma mi sembra giusto accettare questi momenti, e il calcio è fatto così e qualche volta anche queste situazioni abbastanza strane bisogna accettarlo, anche se chiaramente ognuno di noi può pensarle in una maniera diversa. Nella ripresa il Verona trova subito il raddoppio, Renica aggancia in area Galderisi. Il rigore viene trasformato dallo stesso centravanti giunto oggi alla 100ª presenza in Serie A. Ma la gioia dei padroni di casa è di breve durata. C'è un calcio di punizione, un fallo forse su Bagni, le immagini sono confuse. E un altro rigore contestato e trasformato questa volta da Maradona. E anche il definitivo pareggio è originato da un calcio da fermo. C'è un caos in aria, Ferrari rimette al centro con un pallonetto e la nuca dell'argentino beffa Giuliani in uscita. La partita a questo punto si incattivisce, c'è qualche fallo di troppo e Verza paga per tutti, finendo anzitempo negli spogliatoi al termine di una confusa azione in area. Bagnoli, che resterà a Verona per altri 2 anni, negli spogliatoi, al microfono di Sergio Tazzer, non nasconde la sua amarezza. Se vincevamo oggi noi avevamo qualche possibilità ancora di agganciarsi alla Coppa.
l'entrata nella Coppa UEFA. Adesso non l'abbiamo più forse, ecco. Diego, allora paghi la scommessa a Raimondo Marino? No, per me sì, devo pagare perché ho giocato e la promessa che l'ho fatto a Marino se la devo pagare, però per me non cambia nulla. Io so chi è Oliva e chi è Sacco, si è dimostrato ieri, no? È campione del mondo, però per me rimane Sacco il più forte. Lo spirito nazionalistico di Diego ha affievolito per una settimana la simpatia che i napoletani hanno per lui, tornata prorompente quando dagli 11 metri l'argentino ha giustiziato l'Inter. Sul fallo di Fanna non sono però d'accordo gli interisti, ma Celestini replica in maniera chiara ed esplicita. No, io so solo che Fanna ha messo la gamba tra il pallone e il mio piede, ma mi ha preso, mi ha fatto vedere a terra. Sono venuti per fare una gara di contenimento, dirà Bianchi negli spogliatoi, e perciò la nostra vittoria è più significativa ancora. Senza Rummenigge e Bredi, una Inter tutta italiana. Corso impiega un centrocampista in più e ordina marcature rigide, ma c'è la regia di Pecci, precisa e veloce, e vuole dire molto. In avanti si muovono bene Caffarelli e Bertoni e Zenga comincia la serie di interventi. Marino controlla con attenzione Altobelli e Spillo non muove testa. Le vere prime emozioni arrivano proprio sul finire del primo tempo, quando Caffarelli colpisce la traversa e un minuto dopo, allorché Bertoni salta 2 avversari e prova col sinistro a sorprendere l'estremo difensore nero-azzurro. La ripresa non è molto diversa, anche se l'Inter cambia Ferri per il più mobile Cucchi e Giordano sostituisce l'applauditissimo Bertoni. Neppure una maggiore verticalizzazione del gioco sembra impensierire l'Inter, che alza le braccia solo quando Pairetto indica il dischetto del rigore. Maradona ricorda il Torino, si concentra e non sbaglia. Reagisce l'Inter, che affonda qualche azione senza peraltro concludere a rete. Per 10 minuti il Napoli è costretto a giocare di rimessa e forse proprio per questo crea le occasioni migliori, addirittura le premesse per un raddoppio, che Giordano sbaglia, forse perché sbilanciato dalla marcatura di Collovati. A San Siro tutto quanto fa spettacolo, salvo le squadre milanesi, ben inteso. È più facile guidare una Formula 1 o segnare un gol? Chiedetelo a Paolo Rossi. No, sono due cose molto diverse e molto difficili entrambe. Converrebbe sempre segnare, ma purtroppo ci sono anche quelli che non vogliono che tu li faccia. Comunque io ci provo. Provar non nuoce, ma quei furbacchioni del Napoli si sono portati appresso il sole ed una squadra assai in forma che conta su una difesa di ferro. Il Milan è privo di Baresi, Tassotti e Galli. Così butta dentro ben 4 attaccanti, Macina, Hetli, Rossi e Virdis. Ecco cosa dice l'Idol. Il pensiero era questo, cercare di giocare il più possibile all'attacco proprio per dare impressione al Napoli che eravamo molto forti. È andata a buca. Quelli del Napoli non ci hanno creduto. Così, approfittando del centrocampo di cartone del Milan, hanno piazzato il primo siluro con Giordano, che è andato dentro nel burro della zona rossonera. È stato Bagni a preparare la polpetta avvelenata. La terza sconfitta consecutiva del Milan matura. Il secondo gol lo segna Maradona con un gioco di prestigio, cioè prestigioso. La squadra partenopea si assicura così un terzo posto meritato. Praticamente la partita sembra finita. Il Milan sostituisce Macina col difensore Mancuso ed ha qualcosa da recriminare in area di rigore in chiusura di primo tempo. State appunto seguendo le azioni incriminate, maltrattamenti ad Hetli e mani di Renica, urlano i tifosi del Milan. Nella ripresa il Napoli è soddisfatto del risultato e delega Garella a risolvere le diatribe con gli attaccanti rossoneri
Ecco il portiere partenopeo in azione. Il bombarolo di Bartolomei tuttavia piega le mani al portiere azzurro su punizione. La partita così si riapre. Adesso i rossoneri sono tutti in avanti e sembrano trasformati. Tatticamente sono senz'altro meglio disposti. Comincia un cannoneggiamento che esalta le doti di portiere paratutto di Garella, che ad un certo punto, salvando su colpo di testa di Virdis, si sente soddisfatto e ride. Lo stipendio se l'è abbondantemente guadagnato. Nel finale c'è qualche mischia furibonda ed il Milan va molto vicino al pareggio. Insomma, il Napoli forse rischia un po' troppo. I rossoneri adesso non sono fortunati, ma occorre ricordare che l'avvio era stato disastroso. Un buffetto di Garella a Wilkins. Sarà per la prossima volta. Bianchi, che quando vede rossonero da buon ex vince sempre, fa il bilancio di un'annata azzurra. Il nostro è stato un ottimo campionato, anzi un campionato esaltante. Potevamo essere quarti, quinti, era la stessa cosa, ci siamo stati terzi e secondi meritatamente.